Questo video è adatto agli adulti. Se in famiglia avete bambini piccoli o minori che vogliono vedere il video, è una vostra responsabilità. Buona visione! Storia delle parolacce. La nostra lingua è ricca di vocaboli, tra cui anche parolacce. Un linguaggio volgare di cui l'uso è molto diffuso. Senza è difficile. Le parolacce vengono usate soprattutto per esprimere meglio le emozioni, come rabbia, dolore, sorpresa, disgusto, paura e anche divertimento e ironia. Vediamo alcune curiosità. Simboli per censurare. Nei fumetti o nei disegni si usa molto censurare le parolacce, mettendo al loro posto dei vari simboli. Questo stile si chiama Growlex. Questo nome è stato inventato da un fumettista, perché si dice che le persone arrabbiate quando perdono il controllo fanno un suono simile a growl. Ecco perché Growlex. Parolacce in inglese. Le parolacce non sono una cosa nuova, si usava a dirle anche molto prima. Nel periodo dell'antica Grecia già c'erano le parolacce, del tipo per la capra, per il cavolo, per l'aglio, per il cane, eccetera. Anche i romani le usavano molto, infatti sono state trovate delle prove tra i graffiti dei muri di Pompei dove si vedono chiaramente dei disegni, insulti, frasi e anche le risposte nei dialoghi che riguardano il sesso, ad esempio cazzo, minchia, prostituta e altro. Secondo gli studiosi, la parolaccia più usata dai romani era stercus, che significa merda. Come si chiama questo gesto? L'Italia è ricca di gesti per cui alcune parolacce li hanno, ad esempio questo famoso gesto. Il suo nome è gesto dell'ombrello. Perché l'ombrello? Per via di questa forma. Invece in Francia ha un altro nome, braccio d'onore. In Brasile si dice dare una banana. Perché si dice che palle? Sicuramente lo diciamo tutti i giorni, ma perché proprio palle? Ha un legame con i testicoli. Gli uomini, quando sono in astinenza sessuale, i testicoli si saturano e danno al corpo una sgradevole sensazione di gonfiore che fa stressare e non fa sentire in forma. Così come accade a noi quando siamo annoiati e ci sentiamo stressati, senza energie. La sensazione è simile e per quello si dice che palle. Dito medio. Questo gesto molto conosciuto richiama la forma dei genitali maschili, ma non è solo per questo. Dicono che abbia un legame con una storia riguardante la guerra dei 100 anni nel 1337 tra inglesi e francesi. Gli arcieri inglesi erano molto abili e per scoccare le frecce usavano l'indice e il medio. I francesi conoscevano il loro punto di forza e quando li catturavano amputavano le due dita così non potevano scoccare le frecce. Gli inglesi, quando vedevano i francesi, li provocavano mostrando le due dita. Così i francesi rosicavano perché ricordavano la loro debolezza nel tiro con l'arco. Ancora adesso usare le due dita è un'offesa, il gesto medio dovrebbe essere una derivazione. Che cavolo! La parola cavolo fa parte delle parolacce per via dell'odore. Durante la cottura l'odore è terribile, si va via per evitarlo. Proprio come quando c'è qualche situazione che si preferisce evitare, si risponde col cavolo. Una volta c'erano anche tante storie legate al cavolo, forse perché ritenuto scarso e puzzolente, quindi veniva ripudiato. Secondo le persone che credono nel significato dei sogni, sognare il cavolo significa tristezza, infelicità, malumore e negatività.
Per questo si dice che cavolo. Parolacce in inglese. Nella lingua inglese i nomi degli animali sono gli stessi da anni e anni, mai cambiati, ma uno è stato modificato. Quale? Gallo. Prima il nome era cock, poi nel 1700 circa si è deciso di cambiarlo in rooster, perché anche se si riferiva al gallo, con il tempo venne abbinato a un altro significato, cioè cazzo. Dato che era molto usato, non era più chiaro a cosa si riferisse realmente cock. Per evitare confusione, per essere più chiaro, allora è stata fatta la modifica. Ma non si sa se è una storia vera. Shit. Merda in inglese si dice shit. Dicono che derivi da una storia inventata. Una volta le navi trasportavano merci per il commercio e trasportavano anche letame, utile come fertilizzante per le piante. Quindi nel trasporto lo mettevano in sottocoperta e doveva essere secco, perché secco era leggero, bagnato pesava di più. Ma capitava che con l'umidità o con l'acqua si bagnasse, quindi fermentava, rilasciando metano, pericoloso perché poi veniva diffuso e quando scendeva qualcuno con la lanterna il fuoco faceva esplodere la nave. Allora, per prevenire, sulle casse di letame mettevano l'etichetta shirt e le persone quando la vedevano cercavano di mettere le casse sopra invece di lasciarle sotto. Così non si sarebbero bagnate e non sarebbero esplose. Fuck. C'è una leggenda sulla parola inglese fuck, che significa vaffanculo. Nel periodo medievale gli sposini dovevano chiedere il permesso al re per fare l'amore. Se il re acconsentiva, rilasciava una certificazione con scritto fuck, che è un acronimo e contiene questa frase. Significa sesso autorizzato dal re. Paesi volgari. Le parolacce non sono solo parole e gesti, ma anche nomi di paesi. Vediamo. Scopa, Piemonte. Trepalle, Lombardia. Merda, India. Troia, Puglia. Bastardo in Umbria, in Italia e c'è anche in Francia. Cazzulino, Lombardia. Monte Zoccolaro, Sicilia. Questi nomi di paesi simili alle parolacce non sono stati inventati di proposito. Hanno questi nomi in base alla loro storia, al tipo di mestiere o alle tradizioni. Alcuni paesi hanno cambiato nome, a prescindere dalle prese in giro. Altri invece sono rimasti così, perché gli abitanti sono fieri del nome del proprio paese. Bisogna rispettarli. Film. Ormai nei film è molto diffuso l'uso delle parolacce, ma c'è un film dal nome Wolf of Wall Street del 2013 che è pienissimo di parolacce. La più detta è fuck, parolaccia inglese, è usata per ben 569 volte. In tutto le parolacce dette sono oltre 680. In alcuni paesi il film ha delle limitazioni ed è vietato ai minori. In altri è stato completamente vietato. Documentario. Se vi interessa sapere di più o approfondire meglio le parolacce, potete vedere su Netflix una serie interessante che si chiama Storia delle parolacce.